Questo episodio di SmackDown si apre con il campione WWE, l'American Nightmare Cody Rhodes, e ora, visto che il suo amico Jey Uso ha scelto di affrontare Gunther a WrestleMania, tutti gli occhi sono puntati sull'Elimination Chamber, perché chi la vincerà andrà contro di lui a WrestleMania. Ma sicuramente non potrà essere solo Sikoa, che non è né qualificato e non è neanche nei match di qualificazione, ma Cody sa che il Samoan Spike di settimana scorsa non era per lui, ma viene interrotto da Drew McIntyre, e non è contento del modo in cui Cody l'ha nominato, e dopo aver flexato tutti i suoi trofei, essere stato più volte campione del mondo, aver vinto la Royal Rumble e il Money in the Bank, e vincerà per la seconda volta anche l'Elimination Chamber match, e Cody può contare sulle dita di una mano chi l'ha battuto da quando è in WWE, e Drew è uno di questi, e lui certo non l'ha dimenticato. E arrivano anche Jacob Fatu e Tama Tonga, e il Samoan Werewolf stanotte distruggerà Damien Priest e Braun Strowman, andrà ad Elimination Chamber e poi andrà diretto nel main event di WrestleMania e porterà il titolo WWE indietro alla sua famiglia. Poi vediamo solo Sikoa arrivare nel parcheggio e Jacob Fatu ferma Cody Rhodes dicendogli che deve essere lui a parlare per prima solo, perché questi sono affari di famiglia. E visto che Jacob gli dirà la prima parola, Cody allora gli dirà l'ultima. Naomi batte Chelsea Green e si qualifica per l'Elimination Chamber. Match incommentabile, pieno zeppo di botch e incomprensioni, vabbè, tranquillamente skippabile. Sami Zayn non si è ancora ripreso del tutto, ma non ha ancora capito perché Owens l'abbia colpito con il package pile driver soltanto per un match di wrestling. Perché non l'ha aiutato a vincere? Lui era lì in lacrime ad urlare ai dottori se stava bene, ma per Kevin Owens l'essere amico non significa quello, ma significa buttare Cody giù dalla scala e farlo vincere. Non sa quando si riprenderà, ma una volta fatto i due andranno ancora una volta uno contro l'altro, e Michelle McCool entra nella Hall of Fame 2025. I Motor City Machine Guns battono i Los Garza in un signor match molto ma molto divertente, con anche qualche spot davvero interessante. Abbiamo davvero una gran bella categoria tag team a SmackDown. Jacob Fatu incontra finalmente solo Sikoa, e quest'ultimo spiega che li ha abbandonati perché dopo aver perso Lula Fala è stato veramente male e giù di morale, ma ora è tornato per finire questa storia una volta per tutte, e Jacob deve vincere il triple threat, vincere l'Elimination Chamber e portare quel titolo alla loro famiglia. Ma sia Jacob Fatu che Tama Tonga non erano molto contenti di vederlo, ma solo Sikoa, ribaltando la situazione, gli dice: I love you, Jacob. mi ero dimenticato completamente dell'esistenza di Shinsuke Nakamura, che è stato a guardare tutti nell'ombra e bla bla bla. Lo interrompe LA Knight e gli dice che quel titolo sarebbe suo se quelli delle isole Samoa e Tonga non fossero intervenuti nel loro match, e vengono interrotti a loro volta da The Miz, che viene distrutto completamente da LA Knight, dicendogli che ormai non conta più nulla e dovrebbe fare un tour di ritiro come quello di John Cena. Ma a differenza sua, i fan sarebbero contenti di vedere The Miz andarsene. LA Knight non è al suo livello e lui vuole il titolo degli Stati Uniti, e la megastar gli ricorda che il campione prima di lui e quello attuale hanno difeso il titolo forse 3 volte, mentre quando lui era campione l'ha difeso ogni settimana. E The Miz non è certamente materiale da titolo, e mentre stava per partire la rissa arriva Nick Aldis che rende ufficiale il match tra The Miz ed LA Knight, e chi vincerà sarà il one contender al titolo degli Stati Uniti. Match molto carino tra due grandissimi atleti e performer, vinto da LA Knight grazie alla combo BFT e il Bod Rob. E nel backstage The Miz viene prima preso in giro da Andrade, che stavolta vuole dare lui consigli al Magnifico, e poi caccia questa perla a Carmelo Hayes. Mello don't miss. E Him batte in poco meno di 3 minuti R-Truth. Vabbè, match riempitivo. Kevin Owens accetta la sfida di Sami Zayn per l'Elimination Chamber a casa loro in Canada. Match bellissimo quello tra Nia Jax e Tiffany Stratton, con in palio il titolo femminile, purtroppo finito in squalifica per colpa dell'intervento di Candice LeRae, e ad aiutare Tiffany durante il pestaggio è arrivata Trish Stratus, che era tra il pubblico, ma tutto questo non è servito a nulla, e quando Tiffany Stratton era a terra è arrivata anche la vincitrice del Royal Rumble match, Charlotte Flair, che sceglie proprio Tiffany Stratton per WrestleMania. Nick Aldis ci mostra il video di chi forse ha attaccato Jade Cargill, ed erano Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Ma davvero sta cagata? Bah. Drew McIntyre dice a Jimmy Uso che ormai sia il fratello Jay che Charlotte hanno scelto i loro avversari per WrestleMania, e lui vincerà l'Elimination Chamber e andrà contro Cody Rhodes, mentre Jimmy invece non si è neanche qualificato e il membro della OG Bloodline lo colpisce con un super kick. I due si affronteranno venerdì prossimo
a SmackDown. E ora siamo arrivati al main event, il triple threat match di qualificazione per l'Elimination Chamber tra Jacob Fatu, Braun Strowman e Damian Priest. Beh, che dire, match grandioso, quasi 20 minuti di massacro, 3 big men che sanno come dare spettacolo, e durante il match è intervenuto solo Sikoa colpendo con un Samoan Spike Braun Strowman. A sua volta è arrivato anche Cody Rhodes, e mentre l'aspirante nuovo Tribal Chief stava per colpirlo, il campione WWE si è spostato e il Samoan Spike se l'è beccato Tama Tonga e Jacob Fatu è andato su tutte le furie. Ma questa distrazione gli è costato il match, perché Damian Priest ne ha approfittato connettendo la South of Heaven Chokeslam sul One Big SOB, guadagnandosi un posto all'interno della gabbia di eliminazione. Wow ragazzi, che puntatona, mi aspettavo vincesse Jacob Fatu, invece un colpo di scena incredibile che vedrà sicuramente a WrestleMania l'implosione della Bloodline con Jacob Fatu contro Solo Sikoa. Io come sempre vi ricordo di mettere un like e di iscrivermi come vi è parsa questa puntata di SmackDown, e di iscrivervi qui su YouTube e di mettere un follow sia su Instagram che su TikTok. I link li trovate ovviamente in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!